Ciao a tutti amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Acquario, tendenze energetiche disponibili per l'amore e le passioni di ottobre 2024. Abbiamo la carta della luna, amici dell'Aquario. Probabilmente può essere un periodo di nostalgia, un periodo dove riviene alla mente il passato, può essere un passato che ritorna alla mente, possono essere delle emozioni che ritornano, delle paure, delle zone d'ombra, diciamo così, che vibrano in questo mese di ottobre. O con la carta della luna si può parlare anche di sogni, di obiettivi, se vogliamo. Sono sempre quei sogni, come vi posso dire, un po' incastrati nelle illusioni, se vogliamo, un po' poco pratici. Va bene, andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e i link ai corsi gratuiti presenti sul canale che sono due. Uno è un corso base di tarocchi intuitivi e l'altro è un corso base di metafisica sui chakra. Comunque io qualsiasi tipo di attività, novità, mi inserisco sempre tutti i link nella descrizione, voi aprite la tendina, poi se avete bisogno di informazioni aggiuntive vi basta scrivermi un'email. Va bene, andiamo a vedere che aria tira nel mese di ottobre per gli amici dell'Aquario. Partiamo da un 7 di coppe, un 4 di spade, un 10 di coppe, cavaliere di spade, tre di bastoni, re di bastoni, 7 di pentacoli e ruota della fortuna. Allora ragazzi, adesso andiamo a vedere qual è, diciamo, l'andamento, se vogliamo, emotivo, l'energia un po' generale del mese a livello di emozioni e sentimenti. E poi, insomma, andremo a vedere i casi specifici tra single, chi è in coppia, chi è in una relazione difficile. Allora, partiamo da questo 7 di coppe che sinceramente mi richiama molto la carta della luna. Allora, qui si tratta o di tante idee che avete, o di tante possibilità, di tante cose che volete fare, di tante cose che vi passano per la testa. Andiamo a vederlo, il 7 di coppe. Un 5 di pentacoli. E un asso di bastoni. Fatemi vedere anche il 4 di spade. Luna nuovamente, amanti e fante di bastoni. Qui c'è qualche tema inerente una relazione passata. Ora non dico che per qualcuno sì, può ritornare la persona del passato, ma per altri è un tema legato a quella relazione che potrebbe ritornare in questo periodo. Andiamo a vedere il 10 di coppe. 8 di bastoni, 8 di bastoni, papa e 5 di coppe.
ho l'idea che ci sia qualche cosa o che stiate curando o, ripeto, una zona d'ombra, un qualche tipo di paura, ferita, emozione, sentimento che avete già vissuto nel passato che potrebbe ritornare a galla, probabilmente con il partner, ma per qualcuno, cioè se siete single può essere una questione di amor proprio, ok? E giustamente qui abbiamo anche un 5 di Pentacoli, che è una carta che mi parla di certe carenze. Queste potrebbero essere carenze emotive, come dei vuoti affettivi, e questa potrebbe essere una carta di carenza anche caratteriale certe volte. Andiamo a vedere il Cavaliere di Spade. Re di Coppe e 4 di bene, bastoni. Io non so che tipo di idee abbiate in testa. Allora, vi dico subito che appena ho tirato giù questo gruppo di carte che ho spiegato 7 di coppe, mi è chiaro che soprattutto se siete agli inizi della conoscenza con una persona, nel momento in cui diventerete, diciamo, intimi, potrebbe lasciarvi un po' lì la prestazione. Ecco, ve la butto lì. Scrivetemi poi nei commenti a fine mese se vi risuona, però ho come l'idea che potrebbero venire fuori dei grossi punti interrogativi dopo che siete diventati intimi con qualcuno. Adesso questo è un messaggio spot, volevo dirvelo perché poi ho paura di dimenticarmi di dirlo e quindi lo dico subito. Questo Cavaliere di Spade mi fa pensare a una determinazione da parte vostra. Può essere anche nella situazione in sé, come se c'è una certa come se ci fosse una certa dinamicità, una certa voglia di costruire qualche cosa di stabile. E devo dire che ci sono anche delle buone basi. Adesso arrivo anche a questo gruppo di carte perché credo che qui qualcuno non sappia come costruire una relazione, una famiglia, un, un gruppo, perché è un 10 di coppe, fa riferimento alla famiglia, in equilibrio. Ed è da lì che si ricorre a questo papa, a questo maestro, questa guida, perché bisogna buttare fuori, cercare di comunicare quelli che sono appunto le carenze, i vuoti che noi sentiamo, che non è detto siano dati da questa coppia, ma potrebbero arrivare dall'infanzia. E qui è come, perché ci sono due 5, ragazzi, sono proprio i 5 che parlano di qualche cosa che manca. E qui anche un po' il senso del devo guarire, sto guarendo i miei lati d'ombra, il mio amor proprio, imparo a diventare anche più egoista, pensare prima a me rispetto agli altri, che una buona dose di egoismo è sana, che non vuol dire... Allora, diciamo così, che è meglio detto. Dividiamo quello che è l'amor proprio dall'egoismo. L'amor proprio è amo prima me stesso rispetto agli altri, l'egoismo è guardo solo per me stesso. È come se ci fosse da capire qual è il limite per voi qui. E probabilmente c'è bisogno di qualcuno che vi aiuti a capire dov'è questo limite, perché sia che siate in una relazione, sia che inizierete, diciamo, una relazione nel prossimo periodo, e qui ragazzi lo vedo, adesso poi arrivo ai single, però devo dire che c'è come questa quasi incapacità di capire come creare un'armonia generale, globale. Se non è un'armonia di gruppo, è un'armonia generale su voi stessi, corpo, mente e spirito in allineamento. Adesso andiamo avanti, andiamo a vedere il 3 di bastoni. 4 di spade nuovamente, fante di coppe. È come se doveste ancora maturare delle esperienze o appunto guarire
questa luna, queste zone d'ombra, queste paure, queste cose nascoste che non vi siete mai detti, che non avete detto neanche a voi stessi, quindi è come se fosse ora di. Vi dico, se fosse l'altra persona che vi fa vibrare queste cose del passato, io sento che è una cosa molto positiva perché, scusate, questo Papa stesso potrebbe essere l'altra persona che si trasforma in una guida per voi, che vi fa da specchio. Adesso qui non si vede neanche in una carta, ma in certi mazzi di tarocchi, ehm, nella luna fa vedere come una persona che si specchia, come un riflesso, proprio per quello. Andiamo avanti. Andiamo a vedere questo re di bastoni. È caduta una carta, la recupero subito. Ed è un cavaliere di spade che si ripete. Quindi andrei a vedere anche 7 di pentacoli. Fante di spade. E 6 di pentacoli. Dunque, è interessante perché qui abbiamo il cavaliere di spade che è uno dei cavalieri, il cavaliere più veloce di quello dei tarocchi, e poi abbiamo una carta di attesa, di pazienza, che è il 7 di pentacoli. E siccome, diciamo, ho voluto vedere anche il 7 di pentacoli sopra perché ci sono come delle energie contrastanti, come se da un lato ci fosse una sorta fretta di raggiungere una certa fretta di raggiungere il risultato, mentre dall'altro c'è come una titubanza, potrebbe esserci una paura, e quindi è un po' come se vi dicessero: andate avanti, conoscete la persona, andate avanti in questa situazione, in questo progetto, sviluppate, ma non abbiate fretta, ma soprattutto cercate sempre di controllare o di mantenere un equilibrio, diciamo, dinamico tra le due persone. Terminiamo con questa bellissima ruota della fortuna, ragazzi, andiamo a vederla perché qui è come se ci fosse un cambio a 360 gradi. Allora, visto che questa mi si è bloccata, direi di prenderla, ed è una morte insieme a un 9 di spade. Potrebbe esserci un taglio, un cambio di modo di pensare. Avete 2 volte il 4 di spade, quindi siete come in una fase di rigenerazione, di ricarburazione, non so se si dica così in italiano, però Ehm, è un po' come se foste alla scoperta di voi stessi nel mese di ottobre, ritorneranno a galla. Roba vecchia, ragazzi, roba vecchia che vi eravate dimenticati di dover elaborare, e è un po' come se le conoscenze o le situazioni nel mese di ottobre vi rimettessero davanti queste cose, e qui si deciderà di dare un cambio abbastanza drastico, secondo me, alle dinamiche precedenti, con una certa determinazione, sia che siate in coppia sia che siate single. E adesso arriviamo alle varie casistiche. Allora, se siete single, ragazzi, devo dire, allora, una persona arriverà, credo che potrebbe sembrare quello che non è, però è come se sembrasse meno di quello che in realtà è questa persona. Io qui ho come la sensazione che non so se lo farà per far colpo o perché proprio fa parte del suo modo d'essere, però questa persona ha un bagaglio dietro enorme, ma sembra quasi non dirlo, non volerlo far vedere, no? È come se fosse una persona molto semplice, una persona magari che conoscete in scarpe da ginnastica, ipotesi, mi parlano di tennis, tuta da tennis ho sentito io in realtà, potrebbero anche essere le scarpe da tennis, comunque
e poi in realtà vi rendete conto che è un super imprenditore o una super imprenditrice, ehm, insomma, con un certo spessore alle spalle, con una certa esperienza alle spalle, ecco. È come se risultasse, la prima impressione che vi farà questa persona sarà poco importante, cioè non è poco importante, è come se non dimostrerà quello che in realtà è, però nel senso che è molto di più di quello che si vede. Ok, ogni tanto mi ingarbuglio, ma spero che sia stato chiaro. E devo dire che questa persona, ragazzi, vi scuoterà, vi farà vibrare e vi farà specchiare, grazie a questa luna. Vi dico, per molti potrebbe trasformarsi nella guida che vi farà capire come mantenere l'equilibrio, come staccarsi da questi cinque, come lasciare indietro i pensieri e le preoccupazioni che non servono, come portare pazienza. Insomma, sento che potrebbe effettivamente dare una svolta non solo alla vostra vita relazionale, ma alla vostra vita a 360 gradi. Infatti qui abbiamo la ruota della fortuna. Se siete single ma avete qualcuno in testa, allora qui devo dire ragazzi che potrebbero esserci come delle mm, questioni che non vedete, oppure che c'è bisogno di comunicare, come se aveste quella cosa che vi è rimasta sulla gola, che non riuscite a mandare giù e lo dovete dire, ecco, con garbo, con le dovute maniere, cercando di mediare, quando avete proprio il rospo, che ce l'avete lì, che avete un sacco di rabbia, che dite no, però, e continuate a macinare, fate un respiro, mettetevi nei panni dell'altro e chiedetevi come vorrei che mi fosse detta questa cosa in modo che mi ferisca il meno possibile. Studiate la frase e poi la comunicate, ok? Diciamo che comunicate il concetto senza tutta l'emozione della rabbia, piuttosto che della frustrazione. L'emozione lasciatela da un lato, perché è come se fosse un detonatore, anche quello, l'altro vi può rispondere con la rabbia e non si arriva più da nessuna parte così, però comunicate il disagio. Ok, andiamo a chi è in relazione, diciamo in una relazione giovane. Qui i ragazzi potrebbe essere il caso, secondo me, di lasciare stare gli archetipi del passato, le proiezioni del ho bisogno di te perché mi rendi felice. No, quel ho bisogno, le relazioni d'amore non funzionano per bisogno. Non dovrebbero, meglio detto. Però c'è come un qualche tipo di verità che riuscirete a vedere. Vi dico, tutto sommato non andrà male, c'è comunque questa ruota della fortuna alla fine, mi fa ben sperare. Qui ci potrebbe essere effettivamente il taglio con degli schemi vecchi, sì, vecchie preoccupazioni. È un po' come se invece che pensare a cosa succederà, vi focalizzaste di più sul osservare sul che cosa succede in questo momento e vi rendete conto che non è poi così grave, non avrà poi conseguenze così gravi o così drammatiche. Per quello che riguarda le persone che sono in una relazione da tanto tempo e che stanno pensando di andare oltre, dunque, nel momento in cui qui si comunica quello che è il lato del bisogno, quello che è la carenza, quello che è l'insicurezza, il dubbio, la paura, quello che per voi rappresenta questa luna, sento che con la persona di interesse si riesce tranquillamente, ragazzi, a trovare un punto di incontro, ad andare avanti, a cambiare il ritmo. Fidatevi e affidatevi alla vostra persona di interesse. Se invece siete in una relazione dove le cose non sono ben definite, non si capisce se siete single, se non siete single, poi quelle sono etichette che diamo noi umani. In realtà a livello energetico il fatto solo di pensare a una persona crea un legame energetico, crea una relazione energetica, soprattutto se poi le due persone si pensano reciprocamente, si crea come un filo. Comunque, a parte questi che sono spiegazioni metafisiche che non a tutti interessano, comunque. Ehm,
c'è come sì, questo lasciar andare, questo cambio, questo vivo il momento, perché qui comunque si finisce con una ruota della fortuna e una morte, ragazzi. Qui o volenti o nolenti, un cambio ci sarà, qualche cosa ve lo lasciate indietro. Vi confesso che quando c'è la morte, non sono proprio semplici come cambi, sono un po' soffertini, però è anche vero che la ruota della fortuna mi parla di possibilità positive, di nuove opportunità che si aprono. È come se doveste prendervi il tempo di analizzare le paure, quello che vi ha bloccato fino ad adesso, con o senza partner, e per chi ha un partner, il partner può essere un buono specchio, un buon maestro in questo mese, però sostanzialmente il punto è lavorare queste zone d'ombra molto presenti nel mese di ottobre e andare avanti verso quello che è un cambio. Il focus è osservare le zone d'ombra, comunicarle, rielaborarle, e per qualcuno trasformarle, per qualcun altro tagliarle proprio, cioè, ok, questa cosa per me non funziona, la elimino dalla mia vita. Punto. Va bene, ragazzi, andiamo a vedere un oracolo di questi. Devo dire comunque che nonostante la luna, nonostante la morte, terminare con la ruota della fortuna è un buon segno. Fatemi sapere per voi che cosa rappresenta la luna, se sono dubbi, se sono proiezioni, se sono paure, insicurezze, cose che magari sono già successe e avete il timore che succedano di nuovo. Ascensione, o meglio detto ascendendo. Bellissimo ragazzi, vi dice che sarà un momento dove trascenderete gli ostacoli, ci sarà come un'espansione, una nuova fase, ehm, apprendimento. Vi dico, si porta alla luce quello che fa paura, quello che spaventa, quello che è roba vecchia che non serve più, e insieme a questa persona vi dico che secondo me riuscirete a diventare osservatori delle dinamiche di comportamento malsane e tagliarle. Sarà un bello specchio questo mese tra voi e l'altro. E se siete single e non avete una persona specifica, usate, proprio usate, le altre relazioni che avete come specchio. Quello che ci dà fastidio negli altri è quello che dobbiamo lavorare in noi stessi. Comunque tutti questi temi io li spiego molto più approfonditamente nella sezione degli abbonati, eh. Andiamo a vedere l'I Ching dell'amore. 53. Intimità e carta numero 38, il no in amore. Ok, allora andiamo a vedere la prima carta. Carta numero 53 e qui nel libro viene tradotto come lo sviluppo. E la spiegazione è: le trattative che conducono una fanciulla al matrimonio sono lente e graduali. Si tratta di cose importanti e impegnative che vanno condotte con oculatezza. Questo sistema va applicato anche in tutti gli altri casi che richiedano ponderazione. Qui avete 2 volte il 7 di pentacoli, la lentezza, la calma, la pazienza. Questo sistema va applicato anche in tutti gli altri casi, l'ho già letto, scusate, che richiedono ponderazione, assumere un impegno, imbarcarsi in un affare, accettare una collaborazione, scegliersi un dipendente, firmare un contratto e così via. Sta bene che la vita stessa insegna a stare con gli occhi aperti e ad andare con i piedi di piombo, ma spesso, troppo spesso, ci si presentano occasioni che sembrano così lusinghiere da non doversele lasciar sfuggire e ci precipitiamo. Naturalmente, per svolgere gradualmente le nostre azioni è necessaria una costanza che non tutti hanno, perché è una virtù difficile, ma non si può proprio farne a meno.
Se poi si intende mutare gli altri uomini, la gradualità deve accompagnarsi all'esempio personale. Una persona intelligente, quindi, espande il suo esempio convincente e migliorando se stesso influisce e migliora coloro che gli stanno attorno. Molto bella. È come se vi dicessero cambiate voi e cambierà il mondo intorno. Ok, andiamo a vedere la carta numero 38 che viene tradotta con la contrapposizione. Se c'è contrasto è inutile iniziare opere che richiedono lo sforzo comune. Non si riuscirà a mettere d'accordo mentalità diverse e tutto andrà a rotoli. Ciò significa che si deve procedere gradualmente, senza brusche impennate, e così facendo non è da escludere una riconciliazione almeno parziale. Le divergenze non sono un male, molte volte costituiscono lo sprone a fare meglio, a sforzarsi di giungere allo scopo da soli, rafforzando così il carattere. L'esagramma contempla anche quel particolare tipo di contrasto che potremmo definire naturale. Come l'acqua e il fuoco non si uniscono mai, conservano ciascuno le proprie nette caratteristiche, non vengono a compromessi, diciamo così, l'uomo nobile d'animo, pur frequentando e avendo interessi in comune con persone di carattere tutto diverso dal suo, non si mescolerà mai ad esse, non diventerà mediocre, ma conserverà la sua precisa natura particolare. Bellissimo, ragazzi, è come se vi dicessero di lavorare sulla vostra essenza. Bene, amici dell'Aquario, spero che la lettura vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione, fatemelo comunque sapere con un commento. Se volete sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video e per iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi un'email, io poi vi mando la lettera di presentazione che vi spiega come lavoro, oppure potete abbonarvi al canale. Detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!